Grazie signor Presidente, gentili onorevoli senatori. Ecco, sono onorato di stare oggi con voi per riferirvi ciò che viviamo in Siria, ma soprattutto ad Aleppo, la mia città. Infatti, questo vi riferisco delle cose, esperienze, perché non sono uomo di politica affatto, sono uomo di chiesa. Almeno uno non è di politica. No, ma quella politica, vabbè, sono uomo di chiesa, sono un cittadino siriano che vive ad Aleppo Est. Innanzitutto vi dovrei dire che Aleppo è una città, non è una città sperduta in qualche deserto. Aleppo ha una storia antichissima che risale a oltre 10.000 anni, è più antica di Roma ancora. Infatti l'UNESCO ha stabilito come città di cultura mondiale. Era un nodo importante nella via di seta, grandi personaggi hanno vissuto o si sono fermati in essa, era privilegiata dai veneziani che le consideravano la città principale nel commercio con loro. Insomma, non sto qui a parlare di storia, però ecco per dire che distruggere Aleppo vuol dire distruggere una parte importantissima della cultura del mondo, anzi è distruggere l'uomo e distruggere la cultura. Aleppo è pure la dignità umana. Prima della guerra Aleppo era la più importante città industriale oltre che culturale, conteneva circa 4 milioni di persone, di abitanti, noi convivevamo tuttora anche bene insieme, musulmani, cristiani, curdi, drusi, tutti da oltre 1400 anni. Armeni anche, c'è una comunità. Armeni, certo, ma cioè, cristiani sono tutti inclusi. Sì. Ecco. Ma ora Aleppo contiene, come è stato detto, non più del terzo della sua popolazione. È una perdita molto grave. D'altra parte, l'Islam in Siria si è sempre mostrato moderato ed aperto agli altri. Solo in questi ultimi anni è entrata l'ideologia islamo-politica jihadista fanatica per mezzo dei stranieri wahhabiti, sauditi e compagnia, incoraggiati da quelli che hanno voluto strumentalizzare la religione per scatenare la guerra. Parlo della scusa della democrazia. La democrazia certo è un valore che si deve seguire e apprezzare. Noi siriani lo capiamo molto bene, però quale modello di democrazia si deve costruire? Tra Occidente e Oriente c'è un abisso di mentalità e di modo di vivere. Da noi si devono prendere in considerazione le appartenenze religiose, tribali, familiari e molte altre cose che in Occidente non sono fondamentali. Nonostante ciò, abbiamo seguito un certo modello e livello di democrazia che reggeva comunque. Invece l'Occidente, gli Stati Uniti a capo, vogliono imporci un loro modello di democrazia che non giova affatto, anzi danneggia, secondo me, perché bisogna vedere qual è e com'è la maggioranza da noi e se è veramente pronta ed educata a conseguire una democrazia ideale, tra virgolette. D'altro canto, venire con arroganza a dirci che questo presidente o questo governo o questo X che avete eletto legalmente non vi sta bene, sembra praticare una dittatura nei nostri confronti. E chi ha costituito dunque tale paese o tale sistema come lo sceriffo del mondo? Con quale diritto, con quale autorità? E poi mi chiedo qual è l'alternativa di Saddam in Iraq, qual è l'alternativa di Gheddafi, qual è l'alternativa in Afghanistan e guardate come sono ridotti questi paesi e poi che programma portano questi ribelli tra l'altro. Allora, se veramente l'Occidente, l'Italia in specie, ci vogliono così tanto bene a noi siriani e si interessano così tanto del popolo siriano e del suo benestare, non sarebbe stato meglio per tutti
aiutarci a costruire una democrazia adeguata, che sarebbe stato un passo più costruttivo e più umano invece delle minacce di morte degli Stati Uniti nel 2013. Quindi, adesso racconto un po' di fatti degli inizi della guerra, così vi metto un po' in... Sono esempi così, però vi danno l'idea. Si è cominciato con le manifestazioni, con la scusa di chiedere delle riforme che portavano queste manifestazioni, lo slogan pacifica, cioè sono usciti pacifisti. Ma un giovane militare nostro parrocchiano che stava lì sulla terra ci ha riferito che i generali dell'esercito hanno dato l'ordine ai militari di non sparare contro nessuno. Anzi, non gli hanno dato neanche le armi. Poi c'è stata una sparatoria sia sui manifestanti sia sull'esercito, certo da terzi. E nei giorni successivi si sono visti degli armati tra i manifestanti che hanno cominciato a sparare sull'esercito. Allora, erano infiltrati? Chi erano quelli? Da dove hanno preso le armi? Il resto lo sapete, poi gruppi armati, ISIS, Nusra e bella compagnia. Chi poteva seminare discordia? Certamente non sono coloro che vogliono il bene del popolo o le riforme e nemmeno la giustizia. Esempio di una manifestante ve la do. C'era una semplice donna che lavorava nella polizia delle case, no? Un giorno di venerdì si è assentata, le abbiamo chiesto, poi dopo quando l'abbiamo dove è stata, perché è assente? Ha detto, ma voi mi pagate 500 lire siriane, faccio un lavoro di tutto un giorno, e quelli mi hanno pagato 1000 lire, cioè il doppio, per una mezz'ora di manifestazione. Allora, per farla. Quindi chi ha pagato a questa gente? Un altro esempio, un nostro parrocchiano anche che aveva chiuso la sua ditta perché distrutta, un giorno voleva andare a prendere della roba del suo deposito, si è fermato alla barriera, una barriera, ha trovato un suo ex impiegato che portava il fucile. Dice, capo, buongiorno, ma te che stai a fare qui alla barriera? Dice, capo, lei ha chiuso la ditta, io sono trovato senza lavoro, questi mi pagano e allora mi faccio questo e basta. Quindi così, questi sono fatti all'inizio della cosiddetta Ora, come viviamo ad Aleppo? Da più di 4 anni Aleppo è divisa in 2 parti, orientale, come vi è stato detto, sotto il controllo dei terroristi, e 1,5 milioni nella parte occidentale, ovest, sotto il controllo dell'UNO. Adesso vi racconto delle cose che ho vissuto e noi viviamo e vediamo nella nostra parte occidentale. Non pretendo di parlare dell'altra parte perché non ne so delle cose, non ho fonti affidabili. Vedo come vedete voi nelle televisioni, però non posso dire che questo è vero, questo fa... Quindi vi parlo delle cose che viviamo. Viviamo con la morte. Non si sa mai quando e come veniamo colpiti da un razzo, mortaio, pallottola, cannone, eccetera, perché i terroristi sparano a tutto spiano senza distinzione. Si è chiesto, ma perché tirano ai civili? A noi. E la risposta è che tutti gli abitanti della parte occidentale di Aleppo fanno parte nel mirino. Quindi è un guadagno anche qualsiasi. Potete trovare dei cecchini anche che si divertono nello sparare a chiunque passa per la strada. E la maggior parte dei caduti sono i civili. In quest'ultima settimana i morti sono più di 70 persone delle nostre parti occidentali e i feriti più di 180. Ieri ho chiamato ad Aleppo, hanno fatto 7 funerali dei nostri e poi c'erano quasi una ventina di morti. E l'altro ieri pure, ma di questo non si parla dell'altra parte. Nessuno sa, sono 4 anni, vediamo il resto. Tutti i giorni si fanno i funerali a quasi 10 persone, e non parliamo dei feriti, mutilati.
Anche stando a casa non siamo affatto sicuri. Delle volte crollano edifici interi con gli abitanti, si trovano sotto le macerie. Un giorno, posso raccontare all'infinito ma non ho tempo, ecco. Una famiglia tutta è stata colpita da un razzo, dal quarto piano tutto l'edificio è crollato. Il papà stava in una stanza e ha visto proprio la moglie e i due figli che crollavano con quello gridava, ma una questione di secondi, no? Poi si è visto, quello perché metà edificio. Un'altra volta, ecco, tutti sono crollati con una famiglia, parlo dei nostri, che abbiamo fatto i funerali a loro. Ecco, il giovane, loro si sono salvati, il ragazzo che ha 20 anni stava sotto le macerie, però con tutta questa sopra, cioè, il petto che si è soffocato praticamente, questo strillava, quello gridava, senza luce, insomma, ci sono storie all'infinito che vi posso raccontare, però non è il tempo. Ora, quanta sofferenza, mamma e papà in lutto, disperati, vedendo questo. La distruzione, si è detto che Aleppo è la città più distrutta dopo Hiroshima. Tante chiese distrutte, noi maroniti non abbiamo più chiese, sono senza tetto, danneggiate, forati le chiese, moschee, ospedali anche... Chiese c'erano da Aleppo? ci sono più... sì, ci sono... c'è oltre 50 chiese ad Aleppo. Adesso sono rimasti, ci sono delle chiese, però dico dei noi maroniti perché ci sono altre, non abbiamo più, avevamo due comunque. No. Ecco. Ma anche ospedali nella parte ovest, dove non si è parlato, scuole, fabbriche, case, negozi, di tutto. Vi parlo della corrente elettrica. Si è detto che Aleppo, dunque, da quasi 5 anni non abbiamo la corrente, potete immaginare, perché la centrale e i cavi sono stati danneggiati dai terroristi e se viene la corrente viene 2 ore su 24, è una gioia per noi avere 2 ore di corrente elettrica. E siccome tutto dipende dalla corrente elettrica, non si può lavorare più, la gente si è impoverita, tutto si è fermo. Adesso abbiamo abbonamenti di generatori privati, paghiamo, cioè un impiegato paga il terzo del suo stipendio per 3 ampere. 3 ampere fanno 3 lampade e qualche cosa, quindi potete... poi che ci fa? L'acqua, sempre da 5 anni, la centrale idrica sta nelle mani dei terroristi e questi negano l'acqua alla parte ovest e qualche volta ora per riscatto, sia per riscatto o per qualche cosa o qualche duno che devono liberare dal governo, tagliano l'acqua, basta, 1,5 milioni senza acqua. Potete immaginare gente che fa la fila per ore sotto le bombe, e tanti sono morti aspettando, cioè facendo la fila per le bombe dei razzi, per riempire un bidone di 20 litri, se possono portarlo, perché senza ascensore, al quarto o quinto piano, e poi che ci fa con 20 litri? Cioè, io poi in piena estate vi racconto, cioè, noi in famiglia non c'era l'acqua, fratelli, avevamo un bicchiere d'acqua così sul tavolo, eravamo in 10, tutti avevamo sete e nessuno si permetteva di bere questo bicchiere, no? Ma poi c'era la nipotina, poi in fin dei conti dopo 1 ora e mezza dice: zia, posso bere un po' d'acqua? Dice: ma certo. E io mi sono fatto la doccia, scusate, cioè, un lusso era per me, con 4 litri di acqua, cioè 2 bottiglie, ma senza buttare via l'acqua perché stavo sopra un recipiente facendo così, perché poi quest'acqua serve come? Che indignità, che umiliazione a vedere i bagni e non vi parlo di cose. Ecco. Allora, la povertà, quindi abbiamo detto a causa della guerra e soprattutto, non soltanto di tutto quello che abbiamo, ma soprattutto a causa delle sanzioni economiche contro il semplice cittadino
non contro altri. Queste sanzioni ha fatto diventare la gente povera. Tutti sono, cioè quasi tutti, la maggioranza sono sotto il livello della povertà. I ricchi di prima adesso stanno sulla linea, e questo sono molto invidiati, no? Ecco, povertà che si riflette poi sul sistema di alimentazione, sull'istruzione e quindi l'ignoranza, povertà, ignoranza, è un ciclo vuoto questo che va sempre giù e come si riflette sulla via sociale e familiare. Vi parlo degli assedi. Noi siamo stati assediati da parte occidentale tante volte, parecchie volte, ripetutamente dagli terroristi che che hanno bloccato prima l'autostrada, quindi 3 mesi di assedio. Poi hanno bloccato l'altra strada che hanno aperto 1 mese di assedio, poi 2 settimane di assedio e così. E quando si dice assedio vuol dire cioè, manchiamo di tutto, non manca tutto, anche il pane. Il pane per noi è una cosa, cioè, abbiamo come le focacce, no? E senza questo, qualcuno mi ha dato a me, perché 2 pani, cioè focacce si fanno 200 grammi, ho avuto la vergogna di portarli per strada, mi sono messo sotto la giacca e poi sono andato a casa, c'era mio fratello, mia sorella e altri. E abbiamo messo questo pane e nessuno ha avuto voglia di mangiare questo pane perché non proprio c'era un... E vabbè, questo è l'assedio. Poi potete immaginare le altre, altre sofferenze di questi assedi. Se vi dico questo vuol dire come siamo ridotti, 1,5 milioni senza medicine, senza questo assedio. Le malattie psichiche, poi certo anche fisiche, a causa dello stare sempre in attesa del tuo turno, se muori o no, è la roulette russa, no? È un gioco di azzardo, è il terrore, questo vuol dire terrore, quando non sai mai quando muori, adesso dopo 1 minuto, dopo 5 minuti ti colpisce, ecco. Vorrei chiedere a voi, cioè non tanto, però ecco, di chiudere gli occhi e immaginarsi non sia mai, però come un papà o una mamma che sta senza lavoro, povero, che ha perso il figlio o la figlia o che è stato mutilato, sfollato perché la casa sua è distrutta, lotta per trovare il pane, l'acqua, al buio, disperato, senza futuro, senza questo, tutto questo insieme noi lo stiamo vivendo. Non sia mai qui in Italia. Come viene descritta questa guerra? È stata definita come rivoluzione, ma in realtà è guidata da terroristi, non da ribelli o oppositori. Si è descritta ancora come guerra civile. Non mi metto a discutere se è rivoluzione o guerra civile, basta adesso guardare all'accampamento Stati Uniti, Europa, Israele, Russia, Iran e capite tutto che non è né una rivoluzione né una guerra civile. È una terza guerra mondiale fatta per procura, fatta a pezzi e questo il Papa Francesco lo ha capito molto bene già dall'inizio. Quindi noi siamo, posso dire purtroppo, giocattoli nelle mani dei grandi. E come viene descritta, poi il peggio che i mezzi di informazione internazionale continuano a essere parziali, e lo dico con molta fermezza, che parlano senza oggettività, che calpestano la verità. Quando si dice una verità a metà, vuol dire non è la verità. Certo, parlano della parte e la fanno apposta perché voi sapete meglio di me che ogni mezzo di informazione parla secondo gli ordini direttivi del suo padrone. E se portano qualche verità, la portano a metà. Parlano dei disastri e delle sofferenze dei nostri fratelli, insisto, fratelli e concittadini della parte est, che li vogliamo bene, che abbiamo vissuto con loro, e mi dispiace per queste sofferenze, ma non portano nessuna notizia della parte ovest, e delle sofferenze che lì vivono
fomentano in una parte e coprono in un'altra, come i caschi bianchi, che sono adesso gli angeli. Invece chi legge la storia di tale casco bianco e di quell'altro vede molto bene, con delle immagini fatte prima di essere casco bianco, che cosa era e che cosa portava in mano. Il bambino, mi dispiace per lui perché è un bambino che è tirato sotto la macerie, ammettendo che è vero, anche del bambino Milan, no? Che ha negato, ma questi sono due bambini che hanno fatto tutta questa storia, ma venite a vedere in migliaia di bambini senza braccia, senza testa, un membro qui, un altro lì, ma nessuno ne parla. Ma quando viene il dunque, cioè di una questione politica, non so come, adesso tutto il Consiglio di sicurezza si incontra quando l'esercito vuole riportare in mano la parte occupata dai terroristi. Allora, finisco con l'immigrazione. L'immigrazione, molte cause si sono messe insieme, molte perdite, scienziati, medici, diplomati, tutti sono scappati. Chi ricostruirà poi il paese? Che colore avrà il paese senza cristiani? Come diceva il Presidente, i cristiani sono costruttori di pace, sono un punto di incontro di tutti. E adesso finisce lì. Allora, qual è l'influsso dell'immigrazione sull'Europa? E questo lo sapete voi perché non ho la risposta. Ecco, le nostre aspettative, infine, dire basta alla guerra. Voi senatori potete dirlo, se volete. Dire basta alla guerra, cioè smettere la vendita delle armi, smettere di pagare gli stipendi ai terroristi, bloccare il flusso dei terroristi via Turchia e Giordania. A mio avviso, facendo questo in poco tempo, non so, pochissimo tempo, la guerra finirà calmamente. O credete ancora alla favola di una coalizione delle più grandi forze mondiali che combatte da 2 anni e non può fare fuori una banda, un po' di banditi? Ecco. 2. Togliere le sanzioni economiche che fanno danno solo al semplice cittadino, lo impoveriscono, uccidono e che non sono meno dannose delle bombe, forse a volte sono peggiori. Per tutti noi sono ingiustizie fatte su un popolo che già prova delle sofferenze quasi mai viste in questo mondo. È una cosa immorale, è una cosa ingiusta contro il semplice. Alla fine aiutarci a costruire una democrazia, se volete aiutarci, adeguata, sostenendo progetti per le scuole, per la cultura, per l'educazione del nostro popolo, favorire accordi, conciliazioni tra le varie etnie e credi religiosi, incoraggiare le fabbriche, il commercio, eccetera. Allora così che si vuole il bene per un popolo e allora così che si costruisce la pace. Grazie per l'attenzione, scusate. Grazie Eccellenza, la ringrazio del suo intervento. Naturalmente noi abbiamo colto questa straordinaria opportunità della sua venuta qui perché il suo intervento è sicuramente un contributo, poi ciascuno può avere le sue valutazioni critiche. Io non credo ad esempio che il regime non abbia provocato con le sue azioni il degrado di questa situazione. Penso che ci siano molte responsabilità nel regime, sono assolutamente d'accordo con lei che l'Occidente deve rinunciare a esportare la democrazia perché è stata una delle principali sciocchezze che sono state dette negli ultimi anni. È anche vero che c'è differenza tra l'esportazione della democrazia e quello che lei stesso ci sollecita, aiutare in un processo democratico. Questo invece lo dobbiamo fare. Condivido quello che il nostro Ministro degli Esteri ha chiesto in questo momento, anzitutto fermare immediatamente, subito, unilateralmente i bombardamenti, siano essi da una parte o dall'altra. Non può esserci una guerra tra disperati o tra cittadini di serie B e di serie C. Aleppo soffre, Aleppo muore, rischia di morire
E questo vale per tutti, per i cittadini dell'Ovest e per i cittadini dell'Est, che sono vittima di questa situazione, anche di logiche perverse internazionali, di grandi potenze che vogliono la divisione della Siria, non vogliono la stabilità della Siria, lavorano perché nella Siria ci sia uno stato di disgregazione permanente, che poi paghiamo anche noi in Europa, perché è chiaro che quando in un paese di tanti milioni di abitanti, 4 milioni sono rifugiati che si indirizzano fuori dal territorio, pensiamo a quello che sta succedendo in Libano, in Giordania, eccetera. Comunque, adesso è il momento delle richieste, diciamo così, più che delle valutazioni, scusate perché noi abbiamo tempo per fare le valutazioni anche dopo con Gentiloni, io direi se vogliamo fare delle domande. Bertolotto per prima. Con parole semplici, scusate perché ecco. Grazie, innanzitutto volevo ringraziarla per la testimonianza che mostra come viverle certe situazioni è tutta un'altra cosa rispetto a parlarne. Io da più di un anno sono in questa commissione, parliamo sempre di Siria, però mi pare che la sua franchezza sul modo di affrontare e di porsi rispetto alla Siria non sia esattamente quello che si sta facendo. Per quanto riguarda le sanzioni in Siria, io sono del Movimento 5 Stelle, noi l'abbiamo chiesto già da tempo, anche perché l'anno scorso abbiamo incontrato una parlamentare di opposizione proprio qui in Commissione che aveva chiesto la stessa cosa, aveva cercato di sensibilizzarci rispetto al risultato delle sanzioni che poi si riversano sulla popolazione. Ora, quello che le volevo chiedere, tra l'altro partendo dal fatto dell'informazione, che lei stesso dice che lei che sta nella parte ovest non riesce ad avere delle fonti sulla parte est, ma attraverso la nostra informazione vengono fuori tante storie, tante cose, quindi immaginiamoci a noi che cosa arriva. Io credo che la realtà sia completamente distorta rispetto a quello che è. Ora io mi chiedo, lei non ha parlato del rapporto col governo, è un capo religioso, quindi magari non lo so se volesse rispondere, secondo lei è prioritario combattere un governo che a noi viene illustrato come dittatoriale, eccetera, oppure cercare di colpire e di combattere questi gruppi terroristici che non corrispondono, a quanto ho capito, ai ribelli? Cioè sono due cose molto diverse. Tra l'altro una versione che ho letto insomma, sulla questione della Siria è che potrebbe anche essere utilizzata come luogo di trattenimento di tutti questi foreign fighters che fanno avanti e indietro dall'Occidente e che altrimenti col cessate del fuoco tornerebbero di nuovo in Occidente. Quindi se lei ha un'idea rispetto a questo. Niente, lascerei spazio agli altri, grazie. Beh, io intanto non posso che ringraziarla per questa diciamo, importante quadro che ci ha dato, perché noi possiamo farci delle opinioni esclusivamente su quello che si riesce a leggere. Ma indubbiamente tutto ciò che è riportato è già filtrato da chi questa opinione, questo pensiero lo estrinseca in carta. Io avevo esattamente questa idea del suo paese, ancorché le informazioni arrivino molto diverse da noi. Perché l'ultima nota che ha emanato il nostro Ministro degli Esteri era un po' a supporto dei poveri ribelli. Quando io ho letto quella nota mi sono chiesto ma perché i poveri ribelli stanno e si fanno scudo di civili umani e a questo punto poi l'incidente può accadere? Cioè, trovavo molta incongruenza in questo comportamento. Viceversa, la storia ci dice esattamente ciò che ci ha confermato lei. C'è stata una volontà di esportare democrazia nel Nord Africa
e forse il disegno non si fermava al Nord Africa ma arrivava fino alla Siria, per cui quei dittatori cattivi dovevano essere rimossi. La Siria sta pagando probabilmente questo scotto di questo quadro nazionale e io le devo dire, apprezzo il suo coraggio perché poche persone in questo momento hanno la capacità di dire pane è pane, vino è vino, ma gli americani stanno sbagliando tutta la politica sul Mediterraneo e lasceranno macerie, poiché loro torneranno a fare altre cose, ma il Mediterraneo è casa nostra e tutti noi patiremo le conseguenze. Per cui da parte mia un grazie di cuore per la versione che ci ha potuto dare. Do la risposta. Io, scusa, francamente non ho visto le dichiarazioni di Gentiloni che dice poveri, ma non li ho visti, ma comunque... Allora, ecco, la relazione col governo, noi stiamo tuttora con una molto buona relazione e siamo sempre stati così. Noi facciamo le nostre anche processioni per le strade, cioè scortati dalla polizia, da tutto. Io sono stato scortato per uscire da Aleppo 20 giorni fa, no? Senza chiederlo, cioè sono andato. Quindi noi abbiamo questo. Alcuni ci accusano di essere venduti al governo, cioè noi siamo da questa parte, ma senza chiederlo neanche di niente. Ma con gli scudi umani, ecco, questi alcuni sono usciti, sono scappati proprio, alcuni non hanno potuto uscire. Cioè chi rimane perché rimane? Chi rimane o rimane costretto o rimane perché lui vuole rimanere perché ha la casa, il negozio, insomma fa affari lì, o chi è convinto, poca gente è convinta perché Islam e noi questi sono i nostri fratelli, ma sono pochi perché l'Islam nostro è moderato, ma alcuni hanno avuto questo lavaggio di cervello, quindi stanno con pochissimi. Le tregue, noi abbiamo brutta storia con le tregue, perché si fa tregua, oh quanto è bene, siamo in pace, invece poi si è mostrato che no, con le tregue si rinfrescano, riposano, pigliano munizioni ancora più forti di quelli di prima e cominciano più ferocemente di prima, finché adesso noi diciamo quando sentiamo di tregua siamo in terrore. No, perché sappiamo che poi ci sarà il peggio. Invece, ecco, gli americani sì, non so se veramente sbagliano, operano con errore oppure con volontà di distruggere, di fare. Si guadagna 2 volte con le guerre, almeno 2 volte, con la vendita delle armi e con la ricostruzione, almeno. Vabbè, adesso che mi tocchi fare il sindacalista degli americani mi sembra, non l'avrei mai detto, però adesso non esageriamo, perché adesso qua non descriviamo la situazione come se gli altri fossero tutti delle anime belle e gli americani fossero il problema, perché voglio dire, non è che i russi sono delle dame di carità, non è che, se no... Allora, scusi, Alicate e Fattorini, prima Alicate. Grazie Presidente Casini, le chiedo scusa se io viceversa esagero. Allora io ho una convinzione, intanto molte grazie per la sua testimonianza e la sua esperienza di vita. Io ho una convinzione non da ora che i paesi occidentali non abbiano capito assolutamente nulla di quanto stava accadendo in Siria. Per cui l'Occidente, gli Stati Uniti, il Presidente Obama, la signora Clinton che rischia di diventare Presidente, all'epoca dei fatti segretario di Stato, non hanno capito nulla ed hanno sostenuto, finanziato, quindi bisogna dirlo Presidente Casini una volta per tutte, bisogna uscire fuori da questo conformismo dominante per cui gli americani, l'Occidente eccetera, che si assumano le proprie responsabilità. Hanno finanziato i cosiddetti ribelli, arrivando ad un passo dal bombardare la Siria insieme a paesi arabi interessati, se non fosse stata per la mediazione del Papa e del Presidente Putin. La Siria, signor Arcivescovo, le chiedo conferma, era sempre stata, come credo lei abbia accennato, un mosaico di religioni sempre in pace,
l'una con l'altra. Poi sono arrivate le sciagurate primavere arabe che hanno costituito e rappresentato una beffa e un danno per tutti. Il regime del presidente Assad era un regime legittimo, presidente Casini, mentre illegittimo è stato il sostegno ai cosiddetti ribelli, mentre altrettanto legittimo è stato il sostegno della Federazione Russa, storica alleata, intervenuta in Siria in virtù di un voto del Parlamento russo e su richiesta di un paese alleato. E quindi adesso siamo in presenza di un paese distrutto dove prima si conviveva assolutamente in pace, per quelli che sono i miei studi o le mie conoscenze. Quindi vorrei, signor Arcivescovo, che lei confermasse i seguenti dati. In Siria l'insegnamento era gratuito, dall'asilo alla laurea, insegnamento gratuito, la sanità era gratuita, il tasso di alfabetizzazione dell'86%. Ora, mettere, come è accaduto, come ha fatto il mondo occidentale, il presidente Assad legittimamente eletto, un governo riconosciuto dall'ONU, e metterlo sullo stesso piano di chi lo combatte è stato, secondo me, da irresponsabili, senza considerare che le forze armate siriane, assieme forse a iraniani o a Hezbollah, sono le uniche forze armate che combattono sul terreno diciamo i terroristi, e invece da 2 anni, come lei ha ben spiegato, assistiamo alla pantomima di aerei che bombardano eccetera, ma lo Stato islamico è ancora lì. E quindi le volevo chiedere in ultimo se le chiese cristiane prima del 2011 godevano di libertà di culto. La ringrazio. Perché quando è così vissuta effettivamente ci aggiunge molto, ed è importante che non uscire anche dalle astrattezze di tanti ragionamenti. Seconda osservazione, volevo riprendere questo discorso sul fatto che il governo italiano ha fatto una dichiarazione ufficiale, non solo il Ministro degli Esteri, dicendo che noi accompagniamo la transizione al dopo Assad, ma non c'è un atteggiamento di attacco. E quindi non capisco le osservazioni anche dell'amico Divina su questo. La terza cosa che volevo dire è che anch'io noi condividiamo molto le responsabilità americane, comunque non solo americane ma anche europee, di chi ha fatto queste operazioni di assoluta, tutto quello che c'è stato dietro la primavera arabe. Però non solo la situazione lì, ci sono responsabilità anche da parte di altri, ma io le chiedo come domanda, noi come possiamo vedere, oltre che come ci possiamo muovere, perché non è che ci sono 2 fronti chiari, lì è difficilissimo, perché tutti bombardano tutti, tutto si mischia, e quindi è molto difficile, una volta che abbiamo fatto questo orientamento di fondo, che è quello di non attaccare il governo attuale, ma di accompagnarlo in modo possibile. Ultima domanda è sulla sistematica persecuzione e distruzione dei cristiani in Medio Oriente. E i maroniti, pensiamo anche al Libano, e a voi avete avuto un'influenza importantissima di solidarietà, di moderazione, di dialogo interreligioso. In una situazione così estrema, riuscite a fare qualcosa? Io ho letto del vostro comitato di famiglie di 1500 persone che lavorano, operano in quella situazione disperatissima, di cui la ringrazio di averci dato questo sentore che io sento moltissimo sul piano umano. Insomma. Ecco, come vi muovete su questo piano rispetto al ruolo così importante di equilibrio che c'era prima? Grazie. Grazie. Scusa. Grazie Presidente. Ma Arcivescovo, la sua testimonianza su quello che avviene in una parte di Aleppo è drammatica e toccante, e credo che nessuno di noi sia insensibile. Mi sembra però di non poter condividere alcuni pregiudizi che talora sono affiorati nella sua esposizione. E l'amico Presidente Casini si sente a disagio nel fare il sindacalista degli americani. Io l'ho fatto per tutta la vita, non il sindacalista e senza retribuzione, però ho l'impressione,
Ho visto per esempio che lei ha usato 2 volte l'espressione se vogliamo una democrazia adeguata. Questo termine adeguato in me suscita molte perplessità, perché ho visto più volte in lei un pregiudizio favorevole nei confronti della storia di continuità del regime siriano, come regime di Islam molto moderato. E io non credo che sia stato così. Il regime siriano, così come il regime iracheno, sono frutto del Ba'ath, il partito politico Ba'ath, una delle cose peggiori della storia europea e nazista. C'era moltissima gente in carcere sotto quel regime che lei rimpiange. Capisco che di fronte al dramma da lei descritto può venire questo, però ho l'impressione che con questo sentimento, mi scusi se l'ho chiamato pregiudizio, sia molto difficile arrivare a condizioni di pace effettiva. Grazie. Sì, io più che concludere l'intervento della senatrice Fattorini, ben rappresenta il nostro partito, il nostro pensiero. Volevo ringraziarla, Eccellenza, per la sua testimonianza e anche per il fatto che ci ha portato una testimonianza certamente, come dire, non formale di quanto sta succedendo. Quando si è in una situazione come quella si vive la drammaticità di quella situazione. Io non voglio adesso entrare nel giudizio, che sarebbe tra l'altro rivelatore di uno strano modo di comportamento anche della politica italiana su come è iniziata la cosa, sull'atteggiamento degli americani, sull'atteggiamento di altri paesi che ci sono nel Golfo e quanto mettono di loro nel far crescere le situazioni di tensione. Eviterei questo. Ha un po' impressionato una cosa tra le tante che lei ha detto e sulle quali rifletterò rispettosamente. Temiamo la tregua. Noi, siccome stiamo sostenendo in tutti i modi le Nazioni Unite e l'azione dell'alto rappresentante delle Nazioni Unite per creare proprio una tregua, Stefan de Mistura, per avere una tregua umanitaria che consenta l'arrivo dei medicinali, di quei generi che lei dice mancano. Certo, e allora l'alternativa è che li lasciamo morire lì, non facciamo la tregua e così non gli arrivano le armi e i missili. Ecco, io sento dire delle robe che francamente delle volte mi domando se sono ancora in un Parlamento di una Repubblica savia, insomma, ecco. Allora, per amor di Dio, io penso che la tregua ci voglia, debba essere organizzata con la determinazione di tutte le parti in campo, non dico le parti in campo, non i terroristi, ma le parti in campo delle grandi potenze che devono riuscire a garantire il fatto che la tregua sia una tregua effettivamente umanitaria. Io ho sentito parlare di una quantità di morti ad Aleppo e in Siria, nella Siria in generale, che va al di là, come si dice, del bene e del male, e intervenire per bloccare questa distruzione credo che sia uno dei primi doveri che uno Stato democratico che guarda con partecipazione agli argomenti che lei ha utilizzato, che lei ha detto, debba avere. Per cui io, se non c'è la tregua, che cosa? Perché la pace ha bisogno di tregue perché si possa fermare. Se non c'è la tregua, qual è l'alternativa? Che si lasciano continuare i combattimenti? Dopo cerchiamo le ragioni le ragioni saranno di quelle che hanno bombardato meglio. Mi pare che forse a quella popolazione dovremmo guardare cercando intanto di dargli una mano in modo che possa sopravvivere alla lentezza della politica rispetto ai bombardamenti degli eserciti. Grazie colleghi, mi sembra che sia emersa, al di là delle diverse opinioni, una comune tensione ideale e anche una comune solidarietà agli abitanti di Aleppo. Quando ci arrivano le testimonianze di questi bambini che
muoiono, che sono disperati perché i familiari se ne sono andati e rimangono da soli a vagare per la città. Capiamo come sono distanti i nostri problemi dai problemi drammatici di queste persone che lei vive in prima persona. Noi vogliamo la pace, oggi ci sono distruzioni di massa, sappiamo che la pace non si può avere senza una tregua, sappiamo che le tregue, se non sono monitorate, organizzate e controllate, rischiano di trasformarsi in momenti in cui magari si fanno arrivare missili, armi e si preparano i cannonaggiamenti al giorno dopo. Perché fino adesso le tregue non hanno funzionato? Modestamente penso per una ragione sola, perché si sono fatte delle tregue senza una volontà politica effettiva da parte delle grandi potenze, dei tante cause di tutti questi gruppi terroristici, di organizzarle come momento di premessa per una pace duratura. Cioè si vuol prendere fiato, rispondere alle esigenze dell'opinione pubblica, poi lasciare la Siria in guerra. No, la Siria in guerra non ci può rimanere, perché noi dobbiamo pensare a un exit strategy. Il tema di Assad, noi abbiamo idee molto diverse da Assad. Molti dicono Assad in fondo era come Gheddafi, però abbiamo visto in Libia quello che è successo, meglio tenerci Assad che qualcun altro. Altri dicono Assad in fondo lo hanno eletto loro, altri ancora dicono Assad se ne deve andare subito. Io credo che bisogna essere realisti anche qua, perché non si può combattere nello stesso tempo i gruppi terroristici e l'Assad. Probabilmente c'è una discrasia temporale, ci dovrà essere una fase di passaggio e gli stessi potenze mondiali, come gli Stati Uniti, che ponevano come precondizione l'abbandono di Assad, oggi realisticamente pongono la questione di una fase intermedia. Ma tutto questo fa parte, non è che lo possiamo definire noi oggi in Italia, fa parte di un negoziato. L'Italia, e questo che possiamo invece fare, deve non stancarsi di sollecitare affinché ci sia una prospettiva per questo popolo. Io sono stato ad Aleppo 12 anni fa, devo dire che ricordo, sa perché l'ho interrotta parlando degli armeni? Perché mi ricordo questo quartiere armeno che era bellissimo. La cattedrale nostra è distrutta. Ecco, e era veramente più bella di Damasco, diciamo, e ricordo con la straordinaria. C'è una grande tristezza in tutti noi nel vedere quello che sta capitando, poi i civili sono le prime vittime. Comunque lei veramente la ringraziamo molto e le do la parola per le conclusioni, per la sua straordinaria testimonianza. Grazie Presidente, ha già risposto a metà di quello che devo rispondere e ripeto che non sono uomo di politica, quindi non faccio parte di questo, a questo non faccio parte, non adoro questo, non adoro quell'altro, io sono uomo di chiesa, però vedo che quando pigliamo noi i razzi per colpa di questo, allora devo dire che quelli aiutano questi, no? Allora cioè, quello che io riporto, quello che vedo, ho detto, e vivo questo che lo so, quindi non faccio. Ora la questione politica del presidente nostro Assad eletto, questo non so veramente, però mettetevi ai nostri panni. Sì, certo, ma cioè, è una questione. Ci siamo messi. Va bene, benissimo. Quindi come Chiesa, come cristiani, noi veramente c'è stava questo mosaico, vabbè, con difetti, non c'è la perfezione in questo mondo, no? Allora, ci sono difetti, sempre sono stati fatti ancora, però era un mosaico accettabile, vivibile, noi stavamo bene, eravamo signori quasi, no? Ecco, stavamo bene. Ora con la Chiesa mi aveva chiesto che con la Caritas e le associazioni varie, i nostri diocesi, che possiamo aiutare un po' pacchi alimentari, sanità gratis, istruzione gratis, questo prendiamo dalle associazioni internazionali, ecclesiastiche anche, quindi e diamo a tutti, musulmani e cristiani, e questi musulmani e cristiani, e quelli dicono guardate questi cristiani cosa fanno a noi, invece i nostri sceicchi nella moschea non la fanno, non ce la fanno, vabbè.
come dobbiamo fare? Ecco, la tregua certo ha risposto che deve essere, noi la vogliamo, però quando a vederla così allora ci si chiede 1000 domande su questo, su se veramente c'è la voglia di fare le tregue o no, come un vero cammino verso la pace. E vi auguro una buona festa di San Francesco, oggi è patrono d'Italia, che quando San Francesco è stato uomo di pace, che ha detto Signore, fammi diventare uno strumento di pace, che semino amore dove c'è l'odio, che semino, va bene, adesso in italiano mi viene, cioè dove c'è violenza è il contrario, no? Quindi San Francesco interceda per anche l'Italia e il mondo. Grazie. Grazie per avermi dato questa occasione.